vediamo adesso di tradurre, ok, il nostro diagramma R, eccolo qui, ok, in una tabella o almeno in una schema tabellare esattamente corrispondente a questo. Dobbiamo realizzare questa tipologia di funzione. Benissimo, guardate che cosa dobbiamo fare. Allora, intanto apriamo Workbench, ok, mi connetto all'istanza e che cosa vado a fare? File, nuova query tab, vado a creare, quindi create table, datemi solo un attimo che vi zoomo, create database, ok, let's 04, carte, scusatemi, facciamo così, negozio. Vado a fare uno use di lezione 04 negozio e per almeno la fase iniziale mi permetto di fare un drop database if exists lezione 04 negozio, così almeno poi possiamo avviare il codice in toto tutte le volte che vogliamo. Attenzione, questo è molto pericoloso, si utilizza soltanto quando facciamo che cosa? Almeno quando iniziamo a sviluppare il DDL, ok? Data Definition Language. Allora, la prima tabella, ok, che noi andiamo a realizzare, ok, di solito è sempre quella che è indipendente dalle altre. Che cosa ci crea questa indipendenza? Guardate, per identificare quelle che sono le tabelle indipendenti, noi possiamo semplicemente pensare che tutte quante queste opzionalità siano uno scudo, ok? Questa persona non dipende da quello che ci sta all'esterno di questo scudo. Quindi fondamentalmente se facciamo lo stesso identico discorso sulla carta fedeltà, beh, la carta fedeltà, se ci fate caso, c'ha questa bella freccetta che mi dice che c'è una dipendenza certa. Quindi fondamentalmente cosa succede? Il trucco nel diagramma R è identificare, vedete, l'opzionalità e quindi iniziamo dalla realizzazione della persona. Quindi che cosa faccio? Create table persona, identifico immediatamente quelle che sono quella che è la mia primary key, quindi persona id, ok, un integer, primary key, auto increment. E dico che è autoincrementale. Il nominativo è un varchar di 250 caratteri, not null, ok, come corrispondente al diagramma, ok, perché qui non c'è opzionalità, quindi nominativo e codice fiscale sono obbligatori. Quindi il codice codefis è un varchar di 16 caratteri, not null. E poi oltre a questo not null ci sta pure una bella unique, ok? Perché devo dire che non può essere permesso inserire più di una persona con lo stesso codice fiscale. Benissimo, a questo punto cosa succede? A questo punto vado a creare la seconda tabella. La seconda tabella da che cosa sarà caratterizzata? Beh, sarà caratterizzata dal carta ID, negozio e il codice e poi anche, guardate, questa tipologia di elemento qui che è persona ref, ok? Quindi questa qui è il riferimento a questa colonna qui sopra. Vediamo prima quelle più semplici, carta ID, negozio e codice. Vediamo. Create table carta, chiamiamola soltanto carta, più semplice. Allora, carta ID è un integer primary. Scusatemi, copio direttamente quello che abbiamo qui sopra. Poi abbiamo il codice, scusatemi, il negozio e il codice. Negozio, che è un varchar di 150 caratteri not null, obbligatorio. Il codice, che è un varchar, per esempio, di 20 caratteri, not null, ok? E a questo punto abbiamo anche il persona ref. Allora ragazzi, una cosa importante, ritorno sul mio Excel. Questo campo e questo campo, ok, saranno praticamente direttamente collegati. Significa che all'interno di questo contenuto ci sarà più o meno lo stesso identico, la stessa identica tipologia di contenuto che c'è dall'altra parte. E quindi che cosa posso dire? Che il dominio di persona ref dovrà essere uguale al dominio di persona id, è necessario. E quindi che cosa dico? Persona id è un integer, perfetto, allora anche persona ref è un integer. Benissimo, però un'altra cosa estremamente importante da dire. Guardate, io devo scoraggiare l'inserimento di null qui perché non sarebbe compatibile con quello che è il nostro diagramma, dove non c'è un'opzionalità. È quello che abbiamo detto nel video precedente. Benissimo, allora a questo punto cosa succede? Per evitare questo, per evitare che dentro a persona ref ci siano dei null, che cosa faccio? Dopo dell'integer gli dico che deve essere anche not null.
Ok? Molto semplice. Bene, e quindi mi sono risolto la situazione. Infatti, evito l'inserimento di dati spuri, ok? Che non siano compatibili con il nostro diagramma. Ma in questo momento devo pensare ad un'altra cosa. Allora, immaginiamoci che di voler inserire un'altra carta con CP, per esempio 891, ok? E qui ci metto un 51. Guardate qual è la situazione. Bene, 1 corrisponde a 1, 2 corrisponde a 2, 1 corrisponde a 1, 2 corrisponde a 2, bla bla bla, finché il 51 però non ha nessun riferimento sulla persona ID. Ok? Questo lo dobbiamo scoraggiare. Sapete per quale motivo? Perché tecnicamente deve esserci un vincolo di integrità referenziale, ovvero la referenza creata dalla mia foreign key, ok, dovrà essere sempre verificata, ok? E non ci dovranno essere situazioni di questo tipo in cui non c'è collegamento dall'altra parte. Come faccio a verificare questa situazione qui? Allora, guardate, come faccio a realizzarla? Devo definire la mia foreign key. Questo è il vincolo di integrità referenziale. Qual è la mia foreign key? La mia foreign key è persona ref. Allora, a questo punto, references, quindi ha come riferimento, fa riferimento, scusatemi, a quale tabella? Ok, alla tabella persona, su quale campo? Sul campo persona ID. Quindi se ci fate caso, ok, rileggiamolo. La foreign key persona ref, che è quella di carta, ha come riferimento, quindi fa riferimento alla tabella persona sul campo persona ID. Ok? Quindi che cosa succede? In questo caso noi quando effettuiamo un qualsiasi inserimento del valore dentro alla persona ref, lui andrà sempre a verificare che dall'altra parte ci sia effettivamente una persona di riferimento e quindi in questo caso questo è scoraggiato e non è possibile inserirlo. Capito qual è la situazione? Benissimo, allora l'idea è proprio questa. Vediamo di fare qualche inserimento. Realizziamo ovviamente tutta quanta la nostra struttura, è andato tutto quanto a buon fine e mi voglio replicare esattamente tutti quanti questi campi, ok? Quindi tanto so già che saranno eseguiti tutti in automatico, quindi insert into persona. Ok, completato il DML. Che cosa facciamo? Proviamo ad eseguire questi due frammenti di codice, eccoli qui, 4 rows affected e 5 rows affected, quindi significa che praticamente tutto quanto è andato a buon fine. Allora a questo punto cosa succede? Proviamo ad effettuare delle query. Select star from persona e select star from carta. Ok? In questo caso che cosa ho provveduto a fare? Beh, sicuramente, guardate, sia la persona che la carta hanno i riferimenti in maniera compatibile con quello che avevamo dall'altra parte. Però qual è l'idea? L'idea è cercare di rispondere, ok, a delle query un po' più complesse, ovvero quali sono le carte possedute da una persona e ovviamente chi è il proprietario di una certa tipologia di carta. Allora, a questo proposito, praticamente che cosa facciamo? Andiamo ad analizzare quelle che sono le query, ok? E soprattutto cerchiamo di fare un discorso generalizzato su come funzionano delle query molto particolari, che sono le join, ovvero l'idea principale è quella di unire, ok, queste due tabelle per poter accedere da una parte all'altra al mio elemento. Vediamo come si fa.